L'asta rappresentata nella figura è imperniata nell'estremo A ed è lunga 2 metri. Nel punto B, che dista 0,5 metri da A, viene applicata una forza di intensità Fb pari a 10 N rivolta verso il basso. Calcola il valore della forza che bisogna applicare all'estremo C perché l'asta rimanga in equilibrio. Allora, affinché l'asta rimanga in equilibrio, bisogna che il momento delle forze generato dalla forza B nel punto B e dalla forza C che noi dobbiamo trovare nel punto C debbano essere uguali e di verso opposto. Quindi bisogna calcolare il valore del momento delle forze nel punto B e questo deve essere uguale a meno il momento delle forze nel punto C. Quindi il modulo del vettore momento delle forze nel punto B deve essere uguale al modulo del momento delle forze nel punto C. Abbiamo i dati per calcolare il modulo del momento delle forze nel punto B. Sappiamo che il momento delle forze è dato dal prodotto vettoriale fra il braccio e la forza applicata. In questo caso per noi il braccio è il segmento AB e la forza applicata è FB. Braccio e forza sono fra loro perpendicolari, quindi possiamo scrivere, questi sono vettori, che il momento delle forze in termini scalari è uguale R per F. Stessa cosa vale nel punto C, in cui sempre il braccio è perpendicolare alla forza applicata o la forza applicata è perpendicolare al braccio. Andiamo a calcolare il momento delle forze nel punto B, questo è dato da il braccio che è 0,5 metri per 10 newton uguale a 5 metri per newton. Andiamo a scrivere la relazione che mi permette di calcolare il momento delle forze nel punto C. Il momento delle forze nel punto C è uguale al braccio RC per la forza applicata nel punto C, da cui posso ricavare che la forza applicata nel punto C è uguale al momento delle forze nel punto C diviso il braccio del punto di applicazione della forza C. Adesso ricordiamo che il momento delle forze nel punto C è uguale come modulo al momento delle forze nel punto B, quindi diviso il braccio, possiamo sostituire i valori e abbiamo che la forza nel punto C è uguale a 5 metri per newton diviso il braccio RC è uguale a 2 metri, quindi uguale a 2,5 metri, e metri si semplifica, newton.